Oggi parlerò a malincuore di cuffie. Dico malincuore perché non mi sarei mai aspettato di dover parlare di cuffie. Perché lo faccio? Perché come al solito ho guardato alcuni video e nessuno di questi video mi ha entusiasmato, nel senso che come sempre, soprattutto i grandi canali tendono a dare poca informazione, a accontentare i loro utenti spesso automi che non vogliono affrontare seriamente l'argomento, non vogliono acquisire consapevolezza, gli bastano due informazioni e acquistano quello che loro vi suggeriscono. Ho già fatto questo ragionamento con altri video, tipo l'ultimo sulla musica modale, e mi tocca farlo con le cuffie. In realtà la mia intenzione era quella di suggerirvi un paio di cuffie non molto costose, molto valide per i digitali, ma lo farò alla fine. Prima, per essere a posto con la coscienza, voglio fare questo video, non dico approfonditissimo, ma perlomeno completo. Allora, possiamo fare due tipi di distinzione tra le varie cuffie. La prima riguarda il posizionamento delle stesse sulla nostra testa, sulle nostre orecchie, la conformazione insomma della cuffia. La seconda riguarda invece la capacità di insonorizzare e collegata a questo fattore la qualità sonora. Prima distinzione, posizionamento sulla nostra testa, sulle orecchie, abbiamo le cuffie circumaurali e le cuffie sovraaurali. Quelle circumaurali, che in inglese vengono anche chiamate over ear, cioè sopra l'orecchio, circumnavigano il nostro orecchio, immaginiamo questa cosa, quindi avvolgono il nostro orecchio, stanno intorno, tipo queste, grossi padiglioni, io le metto, non ho nessuna pressione sull'orecchio perché si appoggiano sul lato della faccia, sulle tempie, hanno grossi padiglioni, molto morbidi, quindi sono molto confortevoli. Ovviamente sono un po' più pesanti dell'altra categoria e soprattutto più ingombranti. Facciamo un paragone. Questa invece fa parte delle cuffie sovraaurali, in inglese chiamate on ear, quindi sull'orecchio. Infatti se le metto si appoggiano proprio all'orecchio, non lo avvolgono e premono sulle orecchie. Premono si fa per dire. Sono tendenzialmente meno confortevoli perché hanno dei padiglioni più piccoli, meno imbottiti e poi perché premono proprio sull'orecchio e non sulla faccia, quindi la superficie d'appoggio è inferiore. Queste sono le distinzioni fra queste due cuffie. Ora, c'è chi dice che le cuffie con i grossi padiglioni, quindi quelle circumaurali, hanno anche una capacità di isolare maggiore. Non è proprio vero, infatti se io metto queste cuffie con i grossi padiglioni sono molto meno insonorizzato, sento molto di più l'ambiente che mi circonda rispetto a queste qui piccoline. Perché? E lo vedremo adesso. La seconda distinzione, esistono le cuffie chiuse e le cuffie aperte. Cuffie chiuse si intende che i padiglioni, cioè diciamo la scocca, che all'interno della quale è presente l'altoparlante, cioè il drive, la scocca è chiusa, quindi non passa aria. Tra l'ambiente esterno e il nostro orecchio non passa aria. Nel momento in cui io le indosso, sono molto aderenti e qui ho una grande insonorizzazione. E anche quando dovessi suonare o sentire il suono rimane intrappolato nell'orecchio, quindi non esce. Dunque, non solamente noi che le indossiamo non sentiamo i rumori esterni, ma anche chi sta di fianco a noi non sentirà noi che suoniamo, perché il suono rimane all'interno, non passa insomma aria. Le cuffie aperte invece hanno questa cuffia ad esempio è aperta, lo si capisce perché ha questa griglia, ha delle fessure, a volte hanno delle intercapedini, insomma passa dell'aria tra l'ambiente esterno e il nostro orecchio. È naturale che anche il drive, l'altoparlante che c'è all'interno, il suono, sicuramente raggiungerà il nostro timpano, ma tenderà anche a fuoriuscire, per cui noi sentiremo di più i rumori dell'ambiente e chi starà di fianco sentirà il nostro suono. Quindi cuffie aperte e cuffie chiuse. Ora è naturale che se la nostra cuffia aperta come questa, no, anzi, facciamo un altro esempio, se la nostra cuffia chiusa come questa è anche
circumaurale, cioè ha dei padiglioni grossi così che avvolgono il nostro orecchio, l'insonorizzazione in quel caso è massima. Dunque chi afferma che le cuffie circumaurali insonorizzano di più ha ragione, ma a patto che montino dei padiglioni chiusi, altrimenti assolutamente no. Per quanto riguarda il comfort, una cuffia aperta fa respirare molto di più l'orecchio, per cui utilizzandola per parecchio tempo, soprattutto d'estate, abbiamo meno sudorazione, abbiamo l'orecchio che respira molto di più. La cuffia chiusa tende ad essere un po' meno confortevole, un po' meno comoda proprio perché non passa aria, quindi è una chiusura un po' più ermetica. A livello di sonorità, anche qui è abbastanza semplice capirlo. A parità di elettronica, di altoparlante, una cuffia chiusa ci darà un suono più intenso, più dinamico, perché è un suono che rimane proprio imprigionato tra il padiglione e le nostre orecchie. Quindi soprattutto le basse frequenze saranno un po' più pompate, però essendo un suono incapsulato perderemo un po' in realismo, in naturalezza, in spaziosità, in stereofonicità. Una cuffia aperta invece sarà una cuffia con un suono più naturale, più piacevole, più aperto, più spazioso, anche se meno intenso e meno dinamico. C'è anche da dire però che le caratteristiche sia di insonorizzazione che sonore dipendono spesso dalla nostra conformazione, dalla nostra testa, dalle nostre orecchie, soprattutto nel caso di cuffie chiuse, perché le cuffie chiuse sono soggette ad avere queste caratteristiche alterate proprio in base alla minore o maggiore aderenza dei padiglioni alle nostre orecchie, mentre le cuffie aperte sono meno soggette a perdere queste caratteristiche in base alla nostra conformazione. Insomma, questa era una nozione, una chicca. Per cui le cuffie chiuse possiamo dire che sono cuffie più utilizzate in ambito studio di registrazione, mixaggio, mentre le cuffie aperte sono cuffie più casalinghe. Esistono le cuffie semi-aperte che sono una via di mezzo, quindi a volte sono il giusto compromesso, a volte uno potrebbe dire, non sanno né di carne né di pesce, non fanno bene né una cosa né l'altra. Quali cuffie scegliere alla fine? Io adesso parlerò delle caratteristiche tecniche, però già qui possiamo farci un'idea, cioè se vogliamo una cuffia che insonorizzi molto sia noi stessi che chi ci sta intorno, dovremmo optare per una cuffia chiusa. Se oltre ad essere chiusa è anche circumaurale, abbiamo il massimo dell'insonorizzazione, questo è ovvio. Viceversa, scegliere una cuffia aperta e magari sovraurale, che è molto più leggera, però consideriamo anche che non tutti abbiamo questa esigenza di essere perfettamente isolati, magari viviamo da soli o magari la moglie e il marito sono a vedere la televisione in un'altra stanza, quindi può anche fuoriuscire un po' il suono. E in quel caso è quasi inutile optare per delle cuffie chiuse, perché comunque noi non sentiamo quello che accade, cioè con le cuffie chiuse, magari anche circumaurali, non sentiamo proprio nulla di quello che accade esternamente. Qualcuno che ci chiama, il telefono, il citofono, per cui potrebbe anche non essere la soluzione ideale per tutti. Esiste però una funzione, si chiama noise cancelling, spero di pronunciarlo bene, è la cancellazione del rumore che aumenta ancora di più l'isolamento, se proprio vogliamo essere isolati. È una funzione molto particolare e molto interessante. Praticamente queste cuffie hanno dei microfoni che captano i rumori esterni, ne individuano le frequenze, emettono delle onde sonore, delle frequenze diciamo di fase contraria e questa cosa magicamente annulla il rumore. Ad esempio queste cuffie della Bose sono delle cuffie chiuse, padiglione chiuso, circumaurali. Io se le indosso già sento
l'80% di ciò che avviene non lo sento più. Se io le accendo non sento assolutamente più niente, potrei essere in un parco giochi e non sentire nulla, sono eccezionali. È una funzione che viene applicata su cuffie costose, è una funzione che sfrutta una tecnologia costosa, qui parliamo di 250-300 euro. Quando questa funzione viene applicata a cuffie, non dico economiche, ma sulle 100-150 euro, funziona ma non come cuffie del genere e soprattutto può accadere che attivandola la qualità della cuffia peggiori, mentre in queste il contrario, nel momento in cui noi attiviamo questa funzione anche la qualità sonora aumenta. Consideriamo che sono cuffie attive, quindi hanno bisogno di essere alimentate dalla batteria, quindi bisogna ricaricarle. Se le usiamo parecchie ore durante il giorno, può essere che dopo 2 o 3 sessioni ci ritroviamo con la cuffia scarica. Certo, possono anche funzionare passivamente, però ad esempio in questo caso le Bose passivamente rendono meno. Per cui adesso abbiamo il panorama completo delle tipologie di cuffie, vediamo adesso le caratteristiche tecniche in maniera abbastanza veloce. Innanzitutto l'impedenza, gli ohm, che cosa sono? Allora, immaginiamo gli ohm come un impedimento, un muro. Nel momento in cui la cuffia è dotata di una bassa impedenza, il muro è basso, il muro che dobbiamo sfondare è basso, per cui è abbastanza un segnale audio molto debole per permetterci di sentire, quindi di avere un discreto volume. Dunque cuffie con impedenze fino ai 50 ohm, 20, 30, 40, 50 ohm, si tratta di basse impedenze e possiamo utilizzarle con quasi tutto, smartphone, lettori MP3, computer, pianoforte digitale, tutti strumenti che non hanno dei preamplificatori che aumentano il segnale, quindi sono molto compatibili. A sfavore possiamo dire che più l'impedenza si abbassa e tendenzialmente più la qualità potrebbe peggiorare e anche il livello di distorsione. Cuffie invece ad alta impedenza, 100 ohm, 200 ohm, si arriva fino a 800 ohm, sono cuffie che funzionano solamente con dei preamplificatori che aumentano il segnale, cioè se io prendo una cuffia a 200 ohm e la inserisco nel pianoforte digitale non sento quasi nulla, proprio perché ha un muro molto alto e ha bisogno di un preamplificatore. Dunque io escluderei, per quanto riguarda noi pianisti, questo tipo di cuffie perché dovremmo inserire in questo filtro questo preamplificatore, cosa assurda. Normalmente però queste cuffie ad alta impedenza hanno più qualità, entrano in distorsione meno facilmente e la loro qualità dipende soprattutto dall'amplificatore o dal preamplificatore che utilizziamo per pilotarli. Ecco, parliamo adesso della sensibilità dB che è quasi strettamente correlata agli ohm, all'impedenza. Allora, la sensibilità praticamente è la potenza degli altoparlanti, delle cuffie. Più il numero è alto e più avremo volume. Si va da un 75 a un 120 dB all'incirca. Io consiglio di stare su cuffie che riescano a gestire o a rendere almeno 100-110 dB per avere un buon volume. Consideriamo che ogni 3 dB di diversità la potenza raddoppia. Dunque cuffie con 100 dB e cuffie con 103 dB, 103 dB significa che hanno il doppio della potenza. Però c'è anche da dire che questo fattore, questa caratteristica è relativa, nel senso che è facilmente falsificabile. Non a caso, se voi andate in un centro commerciale potete trovare delle casse con 1000 watt a 50 euro. Andate in un negozio, trovate delle casse da 50 watt a 1000 euro. Questo perché? Perché esistono vari tipi di misurazione, cioè ogni casa si riferisce, può riferirsi ai watt, alle potenze reali, RMS, oppure quelle musicali, o peggio ancora quelle di picco, per cui non è detto che una cuffia che viene dichiarata avere più dB suoni realmente più di un'altra con meno dB, perché se la casa ti indica i dB di picco non serve a nulla, però insomma è un riferimento. Ultime due cose, ok, frequenza e risposta in frequenza. La frequenza, il nostro orecchio riesce a percepire frequenze che vanno dai 20 ai 20.000 Hz, ma grosso modo tutte le cuffie hanno questo range di frequenza.
Il pianoforte va dai 40 ai 4000 Hz, dunque la frequenza delle nostre note è coperta un po' da tutte le cuffie. Qualcuno potrebbe dire sì, però guarda che se una cuffia non è di qualità, verso gli estremi della frequenza comincia a perdere, cioè la resa diminuisce. Significa che una cuffia che offre e riesce a gestire fino a 15.000 Hz, già a 10.000 comincia a rendere molto meno. Sì, ma non interessa, il nostro pianoforte arriva a 4.000 Hz, per cui non andiamo a vedere la frequenza, non è interessante. È più interessante la risposta in frequenza, anche se è una cosa un po' più tecnica, ma è molto semplice. Magari metterò un grafico. La risposta in frequenza ci dà il rapporto tra la resa della cuffia in termini di dB, di volume, e la frequenza. Più questa linea è dritta, orizzontale, lineare, e più la cuffia risponderà bene a tutte le frequenze. Nel momento in cui invece la nostra linea, il nostro grafico fa così, significa che la risposta in frequenza è un po' instabile, quindi su alcune frequenze avremo un incremento, abbiamo una grande resa, su alcune frequenze invece avremo una resa inferiore. Mi vengono in mente le cuffie da DJ, il loro grafico possiamo pensarlo così: picco e poi lineare. Il picco alle basse frequenze, quindi avranno un'enfasi sui bassi, cosa sconsigliata per i pianoforti, perché avere un basso enfatizzato significa avere un rimbombo nelle orecchie non per nulla piacevole. Però ad esempio pensiamo, non so, al nostro range delle note alte, 3-4 mila Hz. Se noi lì avessimo ad esempio un picco di risposta in frequenza, significa che quegli acuti sparrebbero nelle nostre orecchie e sarebbero davvero sibilanti e fastidiosi. Per cui la risposta in frequenza è un fattore molto molto importante. Cosa possiamo concludere? Beh, io adesso vi ho illustrato tutte le caratteristiche, la maggior parte delle caratteristiche e le tipologie di cuffie. Potete fare voi stessi, adesso che avete la consapevolezza, la configurazione migliore per voi. Volete una cuffia che insonorizzi molto, cuffie chiuse, volete che sia molto confortevole, circumaurale, la volete invece pratica, leggera, prendete una cuffia sovraurale, non vi interessa, volete un suono più spazioso, più ambientale, più tranquillo, prendete una cuffia aperta. Adesso che avete le nozioni potete voi fare le combinazioni che più vi interessano. Per quanto riguarda i pianoforti digitali o comunque le nostre strumentazioni che non si discostano molto dal pianoforte digitale, meglio optare per cuffie non da studio, nonostante le cuffie da studio abbiano mediamente una qualità maggiore e una risposta di frequenza più lineare, ma meglio optare per delle cuffie home da casa che abbiano degli ohm, un'impedenza bassa, dai 20 ai 50, e una sensibilità, una potenza in dB intorno ai 100, non sotto. Questo è quello che posso dirvi sia a livello teorico che a livello di esperienza. Infatti vorrei concludere proprio con questa cosa. Io ho provato un po' di cuffie e velocemente vi dico le 3 cuffie, diciamo, famose che ho provato, che ho scartato. Le prime 2 cuffie sono le Philips Fidelio X2 e le Sennheiser HD599, cuffie da 150 euro, entrambe circumaurali aperte. Le ho escluse perché? Perché queste cuffie lavorano bene soprattutto con i preamplificatori, sono cuffie più da studio. Allora, la Philips, la Fidelio, 30 ohm, quindi impedenza bassa, ma solamente 100 dB. Quindi avevano un'ottima qualità sonora, ma comunque notavo che l'uscita cuffia del pianoforte, dei vari pianoforti sui quali le ho testate, non riusciva a pilotarle bene e quindi le ho scartate. Le Sennheiser invece HD599 avevano ben 50 ohm, quindi volume in teoria più basso, ma 108 dB, quindi una sensibilità, una potenza maggiore. Lì non avevo quindi problema di volume, cioè ce l'avevo ma molto poco, ma diciamo che a mio avviso sempre per il discorso di non avere un preamplificatore, spendere 150 euro per una cuffia che comunque rende meno di quello che potrebbe dare
non aveva senso, avrà dovuto acquistare un preamplificatore. La terza ed ultima cuffia famosa che ho testato è la KG240, classicissima cuffia da studio sovra-aurale semi-aperta. Il problema di questa cuffia è proprio il volume, 55 ohm e 91 dB di potenza, per cui è una cuffia che voi la mettete nel pianoforte digitale, non si sente, perché ho dovuto escluderla. Veniamo ora alle due cuffie economiche che vi consiglio, fascia di prezzo 40-50 euro. Una è questa, è la Yamaha HPH50 e l'altra purtroppo non l'ho qui, è la Sennheiser HD300. Sono cuffie molto simili sia come fascia di prezzo sia come qualità audio, molto simile, e anche come volume. E dunque perché ve ne consiglio due, non potevo scegliere una sola? No, perché sono entrambe cuffie chiuse, ma questa è sovraurale, quindi molto leggerissima, praticissima, è comodissima, è la mia preferita. La Sennheiser invece è circumaurale, per cui vi avvolge completamente il timpano. La Sennheiser ovviamente ha dei padiglioni più grandi, avvolgono il timpano e quindi insonorizza il doppio di questa, però alla lunga potrebbe stancare il fatto che manchi proprio l'ariosità. È vero che l'ariosità manca anche qui perché comunque è una cuffia chiusa, però non è circumaurale, quindi comunque un po' di aria entra. Quindi io preferisco sicuramente questa. A livello di specifiche tecniche, questa pesa solo 130 grammi, la Sennheiser, la HD300, ne pesa 200, ma comunque sono cuffie leggerissime. La Sennheiser, a diversità di questa, però è anche pieghevole. Parlando di ohm, questa ha 35 ohm, 103 dB, per cui volume a volontà. La Sennheiser addirittura 18 ohm e addirittura 118 dB, ma anche qui facciamo un ragionamento. La metà degli ohm quindi dovrebbe sentirsi il doppio e una decina di dB in più, quindi dovrebbe sentirsi il quadruplo. In realtà il volume è molto simile. Perché avviene questo? Il discorso che ho fatto prima, probabilmente Yamaha specifica dei dB reali, Sennheiser probabilmente si riferisce a dei dB di picco. Gli ohm non si possono taroccare, l'impedenza è quella, ma i dB sì. Ecco il motivo per cui i volumi sono simili. Questa ha un cavo di 2 metri, che secondo me è la misura ideale. La Sennheiser ha un cavo di 1,5 metri, però ovviamente se avete la necessità di essere completamente insonorizzati o di non disturbare, optate per la Sennheiser. Se invece vi interessa la praticità, io starei proprio su questa qui, che ad oggi è la cuffia che ho deciso anche di vendere, di consigliare ai vari clienti, è la Yamaha HPH50. E con questo penso di aver detto tutto, vi saluto.